Ciao amici e amiche del segno della Vergine, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 16 al 22 febbraio. E prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli e anche i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro e vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo ad inquadrare come andrà la vostra settimana, quindi le vostre energie principali. Poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore e le relazioni, il lavoro e le finanze. Partiamo con la prima indicazione, ci parla di un inizio settimana un po' sul chi va là, un po' in tensione, ci portano stress questi topolini, quindi se c'è qualcosa che abbiamo trascurato, abbiamo messo da parte, spesso ci diciamo ma sì questo ci penso dopo e rimandiamo, i topolini invece cosa fanno? Vanno a rosicchiare scusate quello che abbiamo fatto precedentemente oppure ci riportano a galla alcune situazioni che appunto abbiamo trascurato. Può avere anche a che fare questa carta purtroppo con dei fastidi, delle incombenze, delle cose che ci portano un po' di sfiducia o di stress, preoccupazioni. Spesso diciamo purtroppo ci si trova con o situazioni o persone che magari ci fanno perdere tempo oppure ci sono delle cose un po' fastidiose per noi e quindi accumuliamo tensione e stress. Però abbiamo poi sia la volpe e il bouquet che ci fanno capire che l'evoluzione di alcune circostanze possono essere abbastanza positive. Ovviamente anche la volpe ci fa capire che magari dobbiamo fare attenzione alle comunicazioni, ad alcune cose dove è meglio adottare delle strategie proprio per evitare equivoci o situazioni di disagio. Magari con accortezza, con astuzia e intelligenza si possono risolvere un sacco di cose, quindi non trascuriamo nessun dettaglio, cerchiamo di rimanere sul pezzo pronti ad intervenire e quindi possiamo ottenere i nostri risultati. Con il bouquet ci fa capire che soprattutto nelle questioni pratiche, lavorative o legate al denaro e alla gestione di alcune cose importanti possono arrivare finalmente dei risultati, degli ottenimenti, riuscire in qualcosa, magari apprezzamento, un premio, felicità e novità, inviti interessanti. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono soprattutto i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario e abbiamo anche un po' quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso passiamo all'ambito amore e relazioni. Amore e relazioni ovviamente principalmente coppia single, però consiglio di ascoltare anche per chi vuole sapere qualcosa riguardo le relazioni più importanti di famiglia e di amicizia. Quindi vediamo un po' cosa vogliono dirvi. Troviamo l'arnica. L'arnica ha un doppio aspetto, nel senso che può indicare una soluzione definitiva o comunque positiva, però che purtroppo nasce da situazioni difficili, complesse e quindi indicare la fine di un dolore, di una sofferenza, però poi nel recupero, nel compromesso, nel perdono o una fase di rigenerazione di una stessa relazione, quindi riconciliazione, ritorno di fiamma, riequilibrio, ritrovare la serenità, quindi superare una crisi, un conflitto. Quindi insomma dipende
dalle varie circostanze, magari appunto può esserci stato già uno strascico di tensioni, di difficoltà e che quindi finalmente finisce questa fase e si può ritrovare una nuova intesa bella, profonda, duratura, quindi un coinvolgimento totale. Quindi nuova serenità assolutamente sì, poi dipende. È ovvio che nelle peggiori delle ipotesi l'arnica può anche indicare magari un passaggio importante della vostra vita, se c'è stata una separazione, un allontanamento, quindi magari ritrovare serenità in questo ambito e anche nuove possibilità. Io ricordo che avete anche il bouquet, quindi vuol dire che intelligentemente piano piano ci si sta rigenerando e quindi c'è una svolta positiva. Quindi per tutti quelli che hanno subito un distacco, un allontanamento e una fine di una relazione, allora sboccia qualcosa, anche di nuovo, qualche novità, nuove situazioni, conoscenze, una nuova frequentazione. Invece per chi c'è questa nota stonata, diciamo, di passaggio, le cose possono risolversi, scusate, e quindi trovare finalmente quella, quella pace, andare a recuperare tutte le vostre buone intenzioni, una bella carica per andare avanti. Quello che ho detto in riferimento alla chiusura, all'allontanamento, può anche riferirsi ai single che ci si lascia alle spalle un qualcosa che non ha funzionato, può essere un periodo difficile, anche per voi un allontanamento però magari che vi portate dietro, vi trascinate, a volte quelle ferite che bloccano in qualche modo, però qui c'è una specie di rinascita e nuove situazioni che possono essere positive per voi. Per alcuni aspetti, lo dico con le pinze, ci potrebbe essere anche come nuova fiamma nel senso di ritorno e quindi il riaccendersi di un qualcosa del passato, però insomma dipende, certe situazioni sono rare o possono essere anche altalenanti perché a volte succede, come si dice, a volte ritornano e ci sono questi passaggi ovviamente da capire, da farvi furbi perché se vi trovate con avere a che fare con delle persone che ogni tanto ritornano, vanno, vengono, insomma, fanno un po' il bello e il cattivo tempo, allora forse sapete già cosa aspettarvi. Per quanto riguarda le questioni più pratiche, abbiamo dispiacere, pensiero. Sì, si vede un po' di tensione, un po' di preoccupazione, cioè se il lavoro procede bene, forse ci sono altre cose che vi impensieriscono e che vi possono procurare dispiacere. Dipende, magari può essere un ostacolo, un problema o degli atteggiamenti non tanto positivi da parte di qualcuno nell'ambiente lavorativo, o subire delle critiche. Magari ci sono delle cose che richiedono un po' più di cura, di attenzione o comunque di lasciarla andare per quelle che sono, perché certe volte non sempre possiamo intervenire, non tutto dipende da noi, dipende anche da situazioni esterne e da altre persone. Allora, anziché entrare in conflitto, se proprio non lo possiamo evitare, magari di giocare d'astuzia, di pianificare, di andare a disinnescare delle cose, allora come vedete possiamo sfruttare le nostre migliori capacità per risolvere queste cose. Se ci sono invece delle preoccupazioni che magari adesso non è il momento di valutare, magari di aspettare, perché il bouquet fa capire che ci sono comunque delle evoluzioni, delle cose che andranno a sistemarsi, qualcosa già nell'immediato, altre che richiedono un po' più di tempo, ovviamente di o ascoltare una persona di fiducia che vi può aiutare, vi può sostenere, darvi degli ottimi consigli, oppure ritorno comunque a sviluppi positivi e risultati soddisfacenti, però grazie alla vostra saggezza, alla vostra esperienza e soprattutto a tanta calma. Anche per chi è in cerca di lavoro ci sono delle cose che magari avete cambiato o state cambiando, non vi stanno dando granché soddisfazioni, però arriveranno. Continuate, procedete così che già vedrete qualcosa di interessante
interessante, magari può essere una proposta, un'offerta e che vi fa capire che state procedendo bene, che le cose si stanno sbloccando, al di là dei risultati stessi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!